Ciao a tutti ragazzi, oggi è il giorno dopo il pareggio in Champions League tra Juventus e Villarreal per 2-2 e io lo dico per quelli che sono nuovi su questo canale, ho iniziato questa avventura a febbraio come divertimento, come hobby. Io ho un lavoro full time, ho un'azienda negli Stati Uniti, quindi sono molto impegnato e credevo che questo potesse essere un hobby e un qualcosa che, visto che negli Stati Uniti si parla poco di calcio, mi potesse un po' dare uno sfogo, ma non avrei mai pensato di essere così teso, così tanta tensione, non solo per fare video, ma proprio per parlare della Juventus, perché è complesso di questi tempi parlare di Juve, quindi insomma me lo devo ripetere a me stesso, un po' più di calma, di equilibrio a volte, perché altrimenti delle giornate diventano abbastanza difficili da gestire. Comunque c'è un bollettino medico importante che è quello di Cabal, perché gli esami strumentali hanno un po' confermato quello che avevo avuto io come sensazione, insomma si era toccata una zona del corpo abbastanza chiara che era il bicipite femorale e infatti è una lesione di medio grado proprio in quella zona, che tradotta significa un paio di mesi di stop per Juan. Questo dispiace, un bocca al lupo grosso al calciatore, bisognerà anche stare attenti perché torna da un infortunio importante, quindi bisognerà usare un po' i guanti bianchi con Cabal, anche perché mi sembra invece che con Bremer siano stati infatti un po' degli errori. Io sono abbastanza sorpreso da quanto Gleason sia stato utilizzato in questo inizio di stagione, perché bisognava dosare meglio le sue energie e il suo ritorno, anche perché abbiamo Rugani, ragazzi. Non veder giocare Rugani secondo me è uno scempio, soprattutto in alcune partite che sono chiaramente e ampiamente alla portata di Rugani. Non lo so, bisognava un po' dosarlo e centellinarlo in maniera diversa. Credo che questo sia stato un errore da parte di Tudor. E anche per quello ieri era indisponibile, perché le ha giocate tutte e ha giocato anche troppo. Per Cabal invece è un discorso un po' diverso, perché lui è stato sfortunato, ieri si è infortunato verso il 13°, insomma con quel lancio dove ha sentito tirare, e purtroppo da parte della Juventus perdiamo un'opzione, perché si poteva iniziare a vedere magari Cambiasso sulla destra e Cabal sulla sinistra, quindi avere più opportunità e opzioni, anche se chiaramente Cambiasso sta giocando in maniera incivile, quindi probabilmente sarebbe meglio anche non averlo in campo e magari mettere Joao Mario, anche se anche lui comunque non è che ci dia grandi sicurezze, però invece adesso bisogna aspettare e vedere, probabilmente si ritornerà come si era prima, che insomma mi sembra che non stesse andando benissimo. Comunque, come al solito ragazzi, prima di cominciare vi invito a iscrivervi al canale, vi ricordo che è completamente gratuito, cosa importante, ma soprattutto ragazzi lasciate un mi piace e commentate. Io lo faccio come hobby ed è chiaro che per continuare ad andare avanti mi serve anche un po' di spinta da parte vostra. Se non ci confrontiamo, insomma, mi faccio piuttosto un monologo davanti allo specchio la mattina, che tanto va meglio così. Comunque siamo delusi, lo vedete, c'è delusione, ma anche proprio la postura, siamo tutti un po' così frustrati, cerchiamo un po' di migliorarci. In campionato siamo lì, siamo dietro a quel trio, Milan fino alla partita di sabato, ma comunque siamo dietro Milan, Napoli e Roma. E in Champions sono passate solo 2 partite, però in Champions bisogna stare attenti, perché chi dice che c'è tempo, in realtà il tempo sta passando, perché la partita con Real sarà una partita da dita incrociata a questo punto. Speriamo di non prendere una rumba e speriamo di approcciare la partita in maniera giusta, ma per quanto riguarda il resto ragazzi, insomma 2 partite che abbiamo pareggiato dovevano essere 6 punti, siamo onesti. Entrambi Borussia e Villarreal non erano certo squadre che sono sembrate diciamo impossibili da battere o irresistibili. È chiaro che non si può essere disfattisti fin dall'inizio, ci mancherebbe, il campionato è appena iniziato, però insomma le parole di Tudor di ieri mi fanno un po', non voglio dire imbestialire, ma mi infastidiscono. Perché io spero siano state frasi di circostanza, anche per mantenere il gruppo insomma compatto e per evitare altri problemi, però dire che la Juventus ha giocato un buon secondo tempo secondo me è un'inesattezza e è un'esagerazione, perché il primo tempo è stato talmente brutto che qualsiasi cosa si fosse vista nel secondo tempo sarebbe stato meglio del primo. Il primo tempo è stato pessimo, il peggior primo tempo che ricordo negli ultimi anni, è stata una cosa veramente schifosa. Quindi il secondo tempo insomma è stato, cioè, così così, che l'avessimo guardato o meno penso che avrebbe fatto poca differenza secondo me. Comunque c'è un problema anche di base veramente grosso, che noi periodicamente regaliamo dei tempi interi agli avversari. Ormai sono 4-5 partite dove primo tempo noi non scendiamo nemmeno in campo, una cosa che è ingestibile a qualsiasi tipo di livello. Persino in seconda, terza categoria non puoi regalare dei tempi agli avversari. Oltretutto regaliamo anche uomini, cioè noi ieri ci sono momenti della partita in cui giochiamo in 9, 10,
contro 11. Abbiamo Jacob Miners che è stato avulso per tutta la partita ed è stato praticamente inutile, e in più schieriamo giocatori stanchi fisicamente come il Diz, che sono partite che ha bisogno di rifiatare. E io capisco che è indispensabile, che può avere sempre quei 3 minuti in cui ti fa il gol e dall'estero del genio, però bisogna anche stare attenti con gli infortuni che l'anno scorso sono stati una piaga per la Juventus. Per evitarli bisogna far riposare i calciatori quando vedi che non ne hanno più. Se tra l'altro si gioca come dice il mister, cioè per segnare e fare gol, perché mettere Cobb Miners fin dall'inizio quando hai Conceição e hai Zegrova in panchina? Calciatori che, visto che non hanno i 90 minuti, si possono, non so, fare 45 uno, 45 quell'altro, fare una staffetta, però sono giocatori di ruolo. Tu non mi puoi dire che vuoi fare gol, ma mi schieri 5 centrocampisti come hai fatto ieri e mi metti Cobb Miners da davanti, che in realtà non è il suo ruolo, perché il suo ruolo in realtà sarebbe mezzala, ma comunque sicuramente non è lì e l'ha dimostrato ampiamente. Tu entri in campo con una formazione prettamente difensivista contro una squadra che non è l'Inter, non è il Real Madrid. Con tutto il rispetto, è una buona squadra come Villarreal, che ieri era anche sottotono, completamente scoppiata nel secondo tempo, che gli abbiamo regalato noi il pareggio e bisognava vincerla 3-4-1 quella partita, tanto per capirci. Abbiamo 6 giocatori rosa che sono prettamente d'attacco. Ok, il Diz, David, Conceição, Zegrova, Vlahovic e Openda. E noi ne mettiamo solo 2, di cui uno, il Diz, che di solito non è mai insufficiente, ieri lo è stato, comprensibile, che è completamente stanco, che non ce la fa più. Ma come si fa a iniziare una partita dove hai tutto quel potenziale seduto in panchina? Cioè, una persona normale si gira, guarda in panchina, vede questi 4 di ieri, perché ieri avevi Conceição, Zegrova, Openda e Vlahovic seduti in panchina, e dici, bah, non so, magari forse falli giocare questi, cioè, ma come si fa a iniziare una partita in questa maniera? Io sto facendo molta fatica a capire cosa ha in testa Tudor come idea di gioco, qual è la sua filosofia e cosa gli è successo, perché quando lui si è presentato ed è arrivato con il suo passato, si pensava sempre che avesse questa sfrontatezza di anzi giocare con troppi calciatori offensivi. Ieri ne hai 2 che diventano 1 con 5 che giocano come difensori. È una follia proprio tattica che ha poco senso. Quindi io credo che ci siano veramente tante cose da rimediare, anche perché ieri va a finire, se pensiamo proprio all'apoteosi di tutta questa conversazione, va a finire con Kalulu che addirittura va a sinistra. Cioè lui passa ad aver giocato a destra tutta fascia in tutte le altre partite, adesso mi finisce a sinistra tutta fascia. Cioè lui proprio sembra che in realtà opzioni le abbiamo esaurite. Io credo che a questo punto sarebbe meglio, visto che tanto noi il centrocampo non lo usiamo, perché noi abbiamo tutti i calciatori adattati a metà campo, perché sono tutti completamente delle mezzali. Thuram è una mezzala, Comanes è una mezzala, Locatelli è una mezzala, McKennie è una mezzala, infatti noi periodicamente svuotiamo la metà campo. La nostra metà campo è vuota, non c'è nessuno che abbia controllo palla, non c'è nessuno che abbia la capacità di far girare la squadra, dettare i tempi di gioco, e praticamente noi il centrocampo non lo utilizziamo. Siamo talmente lunghi e sfilacciati e soprattutto continuiamo, guardate l'heatmap, a spostare i centrocampisti sulle fasce laterali, ci andiamo a pestare i piedi tra di noi e il centrocampo è vuoto. Allora mi chiedo come mai non fare giocare, cambiare modulo, essere più zemaniani. Per assurdo, veramente zemaniani, mettiamoli in campo questi, mettiamo in campo Zegrova, Conceição, il Diz e David, mettiamoli in campo, troviamo un modulo per riuscire a metterli in campo. Questo modulo con 2 centrali a centrocampo non funziona per la Juventus, non abbiamo la rosa adatta per supportare un modulo del genere. Io capisco che è una provocazione parlare di un'idea zemaniana di gioco, ma se questa è la rosa e questi sono i calciatori che abbiamo, perché non farlo? Nessuno tira il pallone a metà campo, noi continuiamo a giocare in orizzontale e come ieri sbagliamo passaggi a 3, 4, 5 metri, continuiamo a sbagliare le ripartenze, continuiamo a sbagliare quelli che sono non abbiamo tra l'altro le preventive, noi non abbiamo le coperture preventive, non le facciamo. Ieri praticamente ne ho viste una su 20 fatte. Ieri abbiamo sbagliato 26 passaggi a metà campo nel primo tempo, una cosa che nemmeno il Pulcini. Io anzi vado a vedere mia figlia che gioca a 8 anni e gioca quelli che sarebbero adesso non lo so, Pulcini, adesso non mi ricordo neanche cosa sia in Italia, però vedo meno passaggi sbagliati lì
che della Juventus nel primo tempo. Adesso anche questa è un'esagerazione, ma capiamo dove siamo arrivati. Io credo che questo mi sembra che sia l'ennesimo anno di confusione della Juventus, dove a ottobre stiamo già iniziando a pensare al mercato o all'anno prossimo, cioè questa è una assurdità. C'è quella sensazione ieri durante la partita, non so voi, ditemi la vostra opinione, lasciatemi un commento, c'è stata quella sensazione da Champions League di Allegri 22-23 dove perdiamo 5 partite, proprio che tu potevi guardare la partita anche per 300 minuti che non sarebbe cambiato nulla o successo nulla. Ecco, queste cose non possono più capitare alla Juventus, cioè noi non sappiamo veramente come muoverci, sembra che non ci sia un'idea di gioco chiara e abbiamo paura. La formazione proprio urla paura all'avversario, urla paura ai tifosi, urla paura all'ambiente. 5 difensori e con Miners vicino al Diz, ma la smettiamo? La vogliamo smettere? Cioè, se tu tra l'altro non riesci a mettere in fila 2-3 passaggi consecutivi, ma tu puoi giocare con chi vuoi. Non è un calcio sostenibile avere tutti questi errori tecnici. Io, siccome sono in confusione in questo momento, vorrei sapere da voi un'opinione onesta e che mi diciate qual è il modulo di Tudor, qual è l'idea in questo momento di calcio di Tudor, perché io non ce l'ho. Vedo anche i cambi dove alla fine vai a finire con Kalulu sulla sinistra. Per me è confusione. È confusione. Se tu ti rendi conto di avere dei buchi della rosa, come è chiaro, perché noi il centrocampo praticamente non ce l'abbiamo, ma cambia il modulo. Si è adattato Conte quando era la Juventus, uno degli allenatori che si adatta di meno. Basti vedere cosa sta facendo adesso con il turnover, dove lui chiama turnover, ma in realtà fa comunque giocare sempre gli stessi e quelli nuovi giocano 15 minuti. Quindi, a parte chiaramente De Bruyne, eccetera, ma Lang cosa fa? 15 minuti? Neres cosa ne fa? 16? Cioè, voglio dire, qua sono delle cose che secondo me sono preoccupanti, anche perché, e qua voglio andare verso la conclusione, e magari mi sbaglierò, ditemi anche la vostra, ma storicamente la Juventus, quando un calciatore inizia la sua esperienza in questa maniera come ha fatto con Miners, tu non lo riprendi più. Non lo riprendi più. Non lo riprendi più. Cioè, il con Miners è quasi come la Juve. La Juve in questo momento sembra che non si riprenda più. Con Miners proprio è uno di quei calciatori che c'è quella sensazione che stiamo solo rimandando quello che probabilmente accadrà. Secondo me bisogna andare a fare un passo avanti. Le abbiamo provate praticamente tutte con Miners, che si sta dimostrando un calciatore che in questo momento non può giocare, si deve sedere in panchina e non voglio esagerare perché andrei ancora di più, ma non abbiamo l'opportunità. Allora forse bisogna pensare a una exit strategy per gennaio per magari mandarlo in prestito. Mandiamolo in prestito da qualche parte. Cioè prendiamo qualcuno, anche noi in prestito, per coprire un buco a gennaio, per poi finalmente in estate migliorare questo centrocampo, perché il nostro centrocampo, ragazzi, a parte Thuram che quando è in forma, quando sta bene, ma lui non è costante perché non le può giocare tutte, è un ottimo giocatore, ma gli stai chiedendo a questi centrocampisti di fare box to box tutte le partite, non ce la fanno. Cambia il modulo. Con Miners va sistemato. Allora, siccome bisogna essere equilibrati e avere sempre un po' di quella calma che della quale parlo sempre, non credo che nulla sia perduto. Nulla è perduto. Siamo a ottobre, parlare di cose perdute è follia. Tudor esonerato? No. È follia anche quella, perché continuiamo a riniziare da zero. Se la Juventus va male da 5 anni, se tutti gli allenatori che ci mettiamo dentro vanno male da 5 anni, se i giocatori che ci mettiamo dentro vanno male da 5 anni, il problema forse è la totalità di questo ambiente. Ora una cosa va detta, prima che si arrivi a prima che si entri in quel binario di apatia che abbiamo visto l'anno scorso con Motta, che abbiamo visto prima con Allegri, prima che ci arrivi anche Tudor, che ci porti su questo binario di apatia, allora che la società intervenga, e quando parlo di intervenga non sto parlando di esonero. L'esonero ve lo dovete togliere dalla testa. Sto parlando che la società intervenga, capisca i problemi che ha Tudor in questo momento e gli dia il supporto necessario per superarlo. Perché Tudor in questo momento è spaventato, reagisce, è reattivo. Se vedete, i cambi sono reattivi a quello che fa l'avversario. La Juventus non può solo reagire. Ci sta a reagire quando sei in 10 contro 11 e reagisci su alcuni cambi per capire cosa fare. In questo momento noi non abbiamo un'idea di gioco e penso che Tudor stia perdendo un po' di quello che si dice la bussola. Ma lui è il comandante, se perde la bussola, la barca finisce in mezzo al mare e rimaniamo perduti. Allora, società che intervenga. Da parte nostra continuiamo a sostenere la squadra come sempre, però ragazzi ci vuole una scossa. Una Juventus così non si può vedere, qua non è questione di DNA, è questione di cose basilare, della
foundation, come si dice in inglese. Bisogna mettere le fondamenta. In questo momento non ci sono, questo modulo non funziona, cambiamo modulo, facciamolo in fretta. Un abbraccio, ci sentiamo in questi giorni, sempre a Forza Juve. Ciao.